Stavo pensando, ragazzi, che sul ritmo di Johnny Stones potrebbe entrarci bene anche Curtis Jones. Quindi rischiamo veramente di allenarci abbastanza spesso quest'anno sul canto. Chissà che non diventi una nostra skills di noi interisti. Ben ritrovati, amiche e amici, Passione Interisti. Vi invito fin da subito a cliccare qui sotto sul tasto mi piace e ad iscrivervi al nostro canale. Poi, se vi va, c'è anche il club di Passione Inter qui in alto. Trovate il QR code per entrare in questo contenuto in cui vi ho accolto con questa intro musicale, tra molte virgolette. Dobbiamo parlare di Curtis Jones innanzitutto, ma non solo, perché sono sicuramente le ore del centrocampista inglese che in giornata dovrebbe arrivare a Milano, però sta cominciando a circolare anche un'altra voce che francamente mi dispiacerebbe se dovesse trovare conferma, che riguarda sempre il centrocampo dell'Inter. E poi in chiusura parliamo al volo anche di un paio di altre notizie di mercato che al momento io ritengo abbastanza poco verosimili, però visto che se ne sta parlando e tanti tifosi hanno già cominciato a chiederci nei commenti, è il caso di farlo. Comincio da Curtis Jones, però, come vi dicevo, perché sono uscite alcune versioni diverse per quanto riguarda le cifre dell'operazione. Inizialmente Gianluca Di Marzio aveva parlato di 32 milioni più 4 di bonus, poi Fabrizio Biasini ieri ha detto che l'operazione a lui risulta essere da 30 milioni di base fissa più 5 di bonus difficilmente raggiungibili più il 10% sulla futura rivendita a beneficio del Liverpool. Io, ragazzi, in ogni caso, anche se fossero 32, sono abbastanza colpito dall'operazione Jones, che fa secondo me il paio anche con l'operazione Jed Spence, perché anche se fossero 32, ripeto, si tratterebbe di un risparmio notevole e sarebbe il secondo, perché dai 45 iniziali arrivare a 32 per Jones e dai 45 iniziali anche per Spence arrivare a 31,5 più bonus. Beh, ragazzi, piaccia o no, Ausilio e Marotta hanno fatto due capolavori, perché di questo si tratta. È vero che Jones era un giocatore in scadenza di contratto in uscita dal Liverpool, è vero che Spence era un giocatore anche lui per il quale il Tottenham non avrebbe fatto le barricate, però parliamo di due giocatori che provengono dal campionato più ricco d'Europa, dal quale è molto difficile comprare al di sotto di una certa cifra, di una certa soglia. Uno dei due, peraltro, Spence, arrivava anche da un gran bel mondiale, culminato con la semifinale. Secondo me sono due operazioni davvero di altissimo livello, anche perché a me resta veramente negli occhi, diciamo, l'ambiente, il clima che si era creato nel giro di un mese circa, da più o meno la fine del mondiale fino ad oggi, in cui una parte della tifoseria continuava a insistere, a lamentarsi, a dire non facciamo gli acquisti, non facciamo gli acquisti, e i dirigenti, nonostante questo, se ne sono altamente fregati, hanno aspettato il tempo giusto in cui andare a fare gli acquisti che comunque avevano in preventivo di fare, e tra l'uno e l'altro hanno risparmiato quasi 15 milioni di euro a testa, che sono una quantità di soldi clamorosa, ragazzi. Facendo il conto preciso, se fossero queste le cifre di cui si parla, avrebbero risparmiato 13 milioni per Jones e 13 e mezzo per Spence. Cioè, voi mettetevi, cercate, fate sedimentare un attimo questa informazione, cercate di capire l'enorme differenza che fa anche a livello di costo rosa, ma diciamo in generale sulla valutazione dei giocatori, un risparmio di questo tipo. Io non dico niente, però si diceva Ausilio è in scadenza di contratto, Octree probabilmente non gli rinnova, diciamo che Ausilio ha cercato il colpo di coda finale per tentare, sempre che questa ricostruzione sia vera, per tentare di strappare un rinnovo di contratto. Poi non so se lo farà, lo scopriremo, credo che al momento nessuno sappia realmente cosa ci sia nella testa di Octree rispetto al direttore sportivo, però sicuramente quello che ha fatto l'Inter, ripeto, è un mercato di alto livello. E chiudo anche su questo aspetto con il discorso delle tempistiche, perché qualcuno in queste ore mi ha scritto: è vero che abbiamo risparmiato tanti soldi, però è anche vero che avere due giocatori a fine agosto rispetto che averli ad inizio luglio fa tutta la differenza del mondo. Detto che poi, se si tratta di giocatori che vanno in nazionale, sarebbe cambiato poco, ma a prescindere da questo, io sono fortemente convinto che le tempistiche possono essere molto importanti per quelle squadre che devono ricostruire da zero. Mi viene in mente il Milan, che ha cambiato l'allenatore, che sta cambiando mezza rosa, che ha cambiato schema
schema di gioco, che ha cambiato idea di gioco, che ha cambiato addirittura la dirigenza, quindi lì è veramente un cantiere apertissimo e allora lì sì, avere un giocatore all'inizio del ritiro e della preparazione può fare davvero la differenza rispetto che averlo oggi. Ma una squadra come l'Inter, che ha un impianto di gioco chiaro e fisso ormai da anni, che ha mantenuto praticamente tutti tranne qualche riserva e il solo Dumfries tra i titolari, che ha lo stesso allenatore, che ha gli stessi leader. Cioè, a me sembra veramente molto facile prendere un nuovo giocatore ed inserirlo rapidamente in questa Inter, a maggior ragione se sono giocatori di alto livello come quelli che provengono dalla Premier League. Quindi nel caso specifico della nostra Inter, secondo me ha fatto molto bene a aspettare e risparmiare dei soldi piuttosto che spenderne molti di più e avere i giocatori più, diciamo, prima a livello cronologico. E nel caso dell'Inter, poi altre squadre possono avere altre necessità. E dicevo quindi, a mio avviso, mercato top, che però spero non venga guastato, e arrivo alla seconda notizia di cui volevo parlarvi, da un'altra mossa per il centrocampo di cui si è parlato in queste ore e l'ha fatto tra gli altri anche lo stesso Fabrizio Biasin. Vi faccio vedere appunto il tweet in cui ne ha parlato. Biasin che scrive: con l'ingresso di Curtis Jones, sbarco a Milano oggi, l'Inter valuta la possibilità di rivedere la composizione del centrocampo, possibile uscita in prestito di Stankovic, decisione non ancora presa ma non da escludere. Sono, ripeto, sono dispiaciuto da questa cosa, al di là del fatto che poi magari alla fine Stankovic rimarrà, ma sono dispiaciuto anche del fatto che l'Inter stia valutando questa ipotesi. Per carità, eventualmente io concedo il beneficio del dubbio, a maggior ragione dopo un mercato che secondo me è stato fatto molto bene, non voglio giudicare in anticipo anche una scelta che a me può sembrare sbagliata, concederei il beneficio del dubbio, però ripeto, è una scelta che mi sorprenderebbe moltissimo e che personalmente non condividerei, ma principalmente per tre ragioni ci stavo pensando in queste ore. La prima è che anzitutto Curtis Jones è una mezzala e non trovo quindi il senso di legarlo al discorso sul futuro di un mediano, perché Stankovic al momento viene visto come il vice Çalhanoğlu, quindi a tutti gli effetti un mediano. A meno che, e arrivo al secondo punto, al secondo motivo, non si sia deciso che in caso di necessità adattare Zielinski in quella posizione di mediano davanti alla difesa possa andare ancora bene, dopo che l'anno scorso era stata di fatto una necessità a causa degli infortuni di Çalhanoğlu e dell'assenza di un vero e proprio regista di riserva alle spalle del turco. Zielinski si è disimpegnato benissimo in quella posizione, il mio non è un dubbio sulle sue qualità, anzi è proprio legato al fatto che secondo me un giocatore come Zielinski sarebbe bene tenerlo il più possibile vicino alla porta o comunque con la possibilità di giocare in una posizione che lo faccia sia aiutare come doppio play in fase di costruzione, che però arrivare più vicino alla porta per sfruttare il suo tiro da fuori. E secondo me tra le due posizioni, quella della mezzala è quella che gli garantisce di più anche questo secondo elemento, questo secondo aspetto. Se tu avessi come riserva ancora Aslani, potrei capire e direi no, allora piuttosto va bene ancora Zielinski. Se hai un giocatore come Stankovic, che secondo me è di alto livello e non è al pari dei titolari, però è un giocatore che davvero ha delle ottime potenzialità e ha già fatto vedere tante cose interessanti, mandarlo in prestito per adattare Zielinski, boh, mi convince veramente poco. E poi il terzo motivo è anche questo. Io ho passato tutta l'estate a dire che il rinnovo di Mkhitaryan sarebbe stato funzionale ad avere un giocatore molto importante per lo spogliatoio e una risorsa aggiuntiva nel centrocampo, un vero e proprio jolly della mediana, come era stato per esempio Darmian l'anno scorso per la difesa. Però se ipotizzi di mandare Stankovic in prestito, mi stai implicitamente dicendo che allora nella tua idea Mkhitaryan torna ad essere il sesto centrocampista e torna ad essere quindi un giocatore che nelle rotazioni avrà tanti minuti all'interno di una stagione lunga e in un reparto che si logora facilmente come il centrocampo. Ed è una cosa che mi lascia un po' perplesso perché Mkhitaryan è un giocatore che centellinato sa ancora secondo me dare qualcosa anche sul campo. Io non lo avrei mai visto più di un settimo per questa stagione, però questa ipotesi mi fa pensare allora che invece l'Inter la veda diversamente. Ne parlavamo anche nel club in queste ore, il nostro Domenico, se non sbaglio, diceva nell'anno della seconda stella abbiamo avuto un centrocampo a 7 con classe nei sensi. È davvero così assurdo oggi, dopo che hai delle ambizioni ancora più alte anche a livello europeo, confermare un centrocampo a 7 con Mkhitaryan appunto come Jolly?
E poi mi domando da dove nasce questa mancata fiducia nel profilo di Aleksandar Stankovic. Non riesco a capirlo perché alla fine mi pare che lui abbia fatto un bel percorso anche in Champions League, abbia fatto vedere delle cose interessanti con la maglia del Bruges, quindi davvero non mi spiego da dove nasca eh, questa ipotesi, questa volontà di valutare una possibile cessione in prestito. Non lo so, lo vedremo, però volevo sottoporvi un attimo queste riflessioni anche mie e poi chiaramente aspetto anche la vostra nei commenti qui sotto perché ho visto che ha già fatto discutere questa cosa. Chiudo molto rapidamente, come vi dicevo, con due ulteriori news di mercato. La prima, questa che riguarda questa voce che è emersa in queste ore dell'interesse del Barcellona su Lautaro Martinez, notizia che è rimbalzata dalla Spagna e che veniva presentata come una volontà del direttore sportivo blaugrana Deco dopo le difficoltà del Barcellona nell'arrivare a Julián Álvarez, che era il primo obiettivo per l'attacco. Io ragazzi ad oggi tendo ad escludere questa ipotesi al 99%, non dico 100 perché sulla mia pelle ho già vissuto in passato altre questioni legate al mercato che sembravano davvero impensabili in qualsiasi universo e poi alla fine per un motivo o per un altro si sono verificate. Quindi sul mercato io per partito preso il 100% non lo do mai se non dopo comunicato ufficiale. Il 99% mi sembra però la percentuale corretta perché voglio dire non risultano, nonostante poi qualcuno abbia detto no, però Lautaro in realtà sarebbe interessato, ha già detto sì. In realtà non risultano queste, diciamo, non risulta questa apertura di Lautaro Martinez nei confronti del Barcellona, che ad inizio della sua esperienza all'Inter, vi ricorderete, c'era stato un momento in cui era stato un po' tentato, però è cambiato molto Lautaro Martinez ed è cambiato molto il Barcellona. Oggi Lautaro Martinez è il capitano, il leader dell'Inter che si è legato a doppia mandata ai colori nerazzurri. Il Barcellona, secondo me, ha perso anche un pizzico del suo fascino nel momento in cui non ha avuto più Messi tra le sue fila e secondo me la volontà di Lautaro al tempo era di andare lì anche per giocare con Messi. A me ad oggi, ragazzi, sembra veramente un'ipotesi del tutto non percorribile, anche perché al 20 di agosto la valutazione dell'Inter di Lautaro non può essere 100 milioni di euro, almeno il doppio, almeno, perché oggi non perdi solo il tuo attaccante titolare, il tuo leader, ma lo fai a 10 giorni dalla fine del mercato. Quindi mi sembra davvero un qualcosa di lunare e al momento mi fermerei qui su questa notizia. L'altra cosa molto interessante che è circolata in queste ore, nata dal Brasile, se non ho capito male, ma poi l'ha ripresa anche il Corriere dello Sport, è questa ipotesi dell'Inter che starebbe valutando il profilo di Gabriel Martinelli dell'Arsenal. E qui qualcuno malignamente potrebbe dire ecco allora dove trova conferma la notizia di Lautaro, l'Inter valuta Martinelli come sostituto. Non lo so, anche qui mi sembra un po' complicato. Martinelli tra l'altro dovrebbe avere passaporto italiano e quindi questo permetterebbe eventualmente di valutarlo, visto che l'Inter con gli slot degli extracomunitari li ha già impegnati con i giocatori che ha preso fino a qui. Mi sembrerebbe veramente strano e fin troppo forse aggiungere anche Gabriel Martinelli a questo attacco. Evidentemente, lo davo per scontato ma lo specifico, si tratterebbe di un profilo, quello dell'attaccante, che diciamo potrebbe essere preso in considerazione in caso di partenza di Luis Enrique, perché altrimenti la rosa è completa anche a livello numerico e a livello di liste. Se la notizia di Lautaro la escludo al 99%, quella di Martinelli la escludo un pochino meno, ma nemmeno troppo, ecco. Davvero sarei molto sorpreso se l'Inter, in positivo chiaramente, se l'Inter andasse a prendere Martinelli, a patto che non lo faccia sostituendo Lautaro, ma questo mi sembra abbastanza ovvio. Questo era quanto, ragazzi. Queste erano le notizie di giornata. Ci tenevo a parlare soprattutto della questione Stankovic e vi ho detto ampiamente la mia, quindi non mi resta altro che chiedervi di commentare qui sotto per farmi sapere anche la vostra sulla questione. Fatemelo sapere, vi risponderò qui sotto nei commenti, poi ne riparliamo anche stasera in diretta alle ore 19:30. Se vi va, potete passare anche nel club, come dicevo, per continuare a parlare con noi di tutte queste questioni. Ed infine, come sempre, se mi stai seguendo in podcast lo trovi in descrizione, mentre se mi segui su YouTube, qui alla mia destra ti lascio un altro contenuto da recuperare.